Tempo lineare multidirezionato, continuum temporale in cui fin da principio appaiono molte mete possibili. In questo caso prendiamo in esame uno spezzone di un brano di Claude Debussy, esponente importantissimo e fondamentale del simbolismo e dell'impressionismo musicale, anche se il termine impressionista in realtà lui l'ha sempre rigettato. Il brano in questione si intitola Primavera ed è direttamente ispirato al celebre dipinto di Sandro Botticelli. La prima versione viene composta nel 1887 e la seconda nel 1908. Come sentiamo in questo brano e nella produzione di Debussy in generale, il romanticismo si sta spengendo e una scrittura come quella di Chopin alla fine dell'Ottocento comincia a non essere più contemplabile. Generalmente in questo brano, come nel brano di Chopin, possiamo ritrovare degli andamenti armonici o melodici che è possibile seguire con più facilità rispetto a Webern, perché utilizzano delle ripetizioni o degli elementi che ritornano periodicamente che ci aiutano a capire dove potrebbe andare a concludersi la frase. Però c'è una differenza sostanziale che sta nella conclusione temporanea di ogni frase. Le frasi musicali, come abbiamo detto, possono essere seguibili, ma il finale o la sospensione di queste frasi risulta essere sorprendente il più delle volte. Questo grazie a improvvisi cambi di tonalità, di orchestrazione o di tipologia di linguaggio. Questa scrittura viene definita multidirezionale perché, nonostante la melodia abbia un andamento più o meno preciso, il finale può sempre prendere una direzione diversa da quella ipotizzata. Tempo istantaneo, moment time, continuum temporale di una composizione in moment form, ossia di una forma costituita dalla successione di tanti istanti separati, di tanti presenti istantanei. Adesso invece prendiamo d'esempio un brano di Karl-Heinz Stockhausen, importantissimo esponente tedesco della scuola di Darmstadt, scuola che si è sviluppata nella seconda metà del Novecento e che ha portato avanti il linguaggio della dodecafonia, sfociando nel cosiddetto serialismo. La musica seriale, come tanti altri argomenti annessi, sarà oggetto di chiarimenti e spiegazioni in altri video, ma anche per stavolta vi basti sapere che la serialità è l'ultima evoluzione della dodecafonia. Nella dodecafonia si sceglie a priori con quale ordine devono succedersi i 12 suoni della scala cromatica, serializzando perciò soltanto
l'altezza dei suoni. Nel caso del serialismo musicale, la serializzazione avviene per qualsiasi parametro musicale, che sia l'altezza, l'intensità, la velocità e quant'altro. Quindi la serializzazione è totale. Paradossalmente, nonostante sia la musica più ostica da ascoltare, sembra essere però quella più semplice da comprendere relativamente al concetto di tempo di cui stiamo parlando. Infatti, il concetto di moment form fa riferimento alla distribuzione particolare dei suoni all'interno del brano. I suoni tra loro sembrano staccati e sembra che il discorso musicale non abbia un senso né con la parte che lo precede né con la parte che lo segue. Il tempo istantaneo, molto più del tempo non lineare, contribuisce a far perdere una concezione e una percezione concreta di ciò che stiamo ascoltando. Quindi il tempo istantaneo ci permette di perderci in un mondo in cui non c'è nessun tipo di riferimento se non i suoni che noi sentiamo succedersi senza apparente significato. Il bello di questa musica è che ascoltandola non sappiamo mai cosa ci aspetta ed ogni momento è un'esperienza sonora nuova e interessante. La moment form non fa soltanto riferimento a momenti brevi composti da singoli suoni, ma anche da momenti più ampi composti da un insieme e gruppi di suoni che creano delle fasce unite che però si contrappongono distaccandosi da altre ipotetiche fasce o singoli suoni. Questo tipo di scrittura è caratteristica del linguaggio di Stockhausen e viene definita Gruppen. Tempo verticale, vertical time, continuum temporale dell'immutevole, in cui non vi sono eventi separati e in cui tutto sembra essere parte di un presente eterno. Spero sinceramente che almeno qualcuno di voi si ricordi di questa scena epocale, uno dei più grandi capolavori di Stanley Kubrick e del cinema mondiale. 2001 Odissea nello spazio è anche un caposaldo per l'intelligenza nell'utilizzo della colonna sonora. Infatti, in questo punto stiamo ascoltando il Kyrie del Requiem di Gheorghi Ligeti. Ligeti, uno dei più importanti compositori della seconda metà del Novecento, è stata una colonna portante dello sviluppo dell'avanguardia musicale in Occidente. La sua musica è sempre molto varia e fresca ed ha apportato moltissime novità allo sviluppo del linguaggio musicale dell'ultimo secolo. Inerente al nostro argomento, significativa è la tecnica che Ligeti ha utilizzato e sviluppato intorno agli anni 60 e 70 all'interno della sua produzione. Ma per comprenderla dobbiamo fare un passo indietro. Nella prima metà del Medioevo la musica era prettamente vocale e monodica, ovvero ogni cantore
eseguiva la stessa melodia all'unisono o all'ottava, quindi il concetto di accordo di armonia non esisteva. Circa intorno al 1100 comincia a fiorire la cosiddetta polifonia, essendosi accorti i cantori che era possibile eseguire linee melodiche diverse contemporaneamente e che non era una cosa poi così tanto brutta. Dopo la scoperta, diciamo così, della polifonia, successivamente nasce il contrappunto, che è la tecnica con cui si gestiscono più linee melodiche contemporaneamente. Nella maggior parte della tradizione musicale occidentale, le melodie che vengono gestite attraverso il contrappunto sono piuttosto riconoscibili ed hanno talvolta, se non quasi sempre, un senso compiuto. Quindi per creare un buon contrappunto, una buona polifonia, è necessario avere uno sviluppo melodico che riesca a rendere interessante la voce in questione. Nel XX secolo, come tante altre cose potete immaginarvi, il concetto di polifonia, di contrappunto viene distrutto e anche grazie a Ligeti nasce la cosiddetta micropolifonia. In questo tipo di scrittura, al contrario del concetto tradizionale di contrappunto, le linee melodiche sono molto brevi e poco significative ed il risultato finale sarà un magma sonoro in movimento, ma senza che l'ascoltatore riesca a percepire un vero movimento che è possibile seguire ascoltando il brano, venendosi così a creare una sorta di brulichio totale che dà la sensazione che il tempo sia infinito. Rispetto dunque al tempo istantaneo, in questo caso gli istanti sembrano non essere lontani, come abbiamo sentito nell'esempio precedente, ma tutti molto molto vicini, creando una sorta sì di moment form, ma all'opposto di quella che abbiamo visto prima. Ecco perché il termine tempo verticale calza a pennello, visto che questa musica sembra non svilupparsi in senso orizzontale, cioè nel tempo, ma in senso verticale, cioè con un movimento polifonico, un micropolifonico fra i vari strumenti, ma che apparentemente non scorre e non si sviluppa nel tempo.